Ciao a tutti, come state? Sono Anna e benvenuti sul mio canale Il Busino di Anna. Nel tutorial di oggi realizzeremo passo passo la borsa Paligra con questo bellissimo punto Panama, una piccola borsa a forma di coffetta rivisitata da me. La borsa è foderata, ha dei manici forma D impreziositi con perle di legno. Ha questa fibbia in similpelle con chiusura dorata. Inoltre ho fatto una tracolla all'uncinetto lavorata su piccole catene con moschettone. Il link di questa tracolla lo trovate o in descrizione del video tutorial oppure a fine video. Se la borsa pallida vi è piaciuta, fatemelo sapere con un like e un commento. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna novità. In questo modo mi aiutate a far crescere il mio canale. Ora vi dico le misure della borsetta. E allora altezza 17 cm, larghezza, la parte più larga è 24 cm, il fondo è di 12 cm per 5 cm. Tutti i materiali e gli strumenti di lavoro che ho utilizzato per fare questa borsetta li potete trovare in descrizione o a fine video. Adesso che avete messo un like e un commento, passiamo al bellissimo tutorial passo a passo di oggi. Iniziamo il tutorial con il filo 5 mm in poliestere, uncinetto numero 5 e dei marcapunti. Iniziamo e facciamo un nodino e facciamo 10 catenelle. Fatte le 10 catenelle, giriamo il lavoro così al contrario e lavoriamo nel retro delle catenelle. Qui saltiamo il primo punto, che è questo, e lavoriamo il secondo. Entriamo nella solina, agganciamo il filo e portiamo fuori e facciamo un punto basso e lo segniamo con un marcapunti. Dopodiché andiamo a fare il punto Panama. Ci sono tante versioni di punto Panama, il mio è questo. Entriamo nella solina di sinistra, questo è il punto basso che è una V, ed entriamo in questa sola solina ed entriamo anche nel prossimo punto che abbiamo sulla base. Carichiamo il filo e tiriamo fuori. Adesso sull'uncinetto abbiamo 3 asole che usciamo tutte assieme, così. E questo è il primo punto. Andiamo sempre nella solina, l'ultima che abbiamo a sinistra, entriamo e andiamo sempre nel punto di base, nella solina. Entriamo e tiriamo fuori. Così abbiamo sempre 3 asole che usciremo sempre assieme, tutte assieme, così. E dobbiamo fare sempre adesso lo stesso punto. Entriamo nella solina, l'ultima che abbiamo nel punto, che è questa. Entriamo nel punto di base, nella solina, carichiamo il filo, usciamo, abbiamo 3 asole sull'uncinetto e li chiudiamo assieme in questo modo. Tutta la base della borsa e anche il corpo borsa verrà fatto con questo punto. Quindi entriamo ed entriamo nella solina e usciamo tutte assieme.
Faremo così fino alla fine. Ok, siamo arrivati nell'ultimo punto, come vedete, ed entriamo sempre allo stesso modo, facciamo sempre lo stesso punto. Entriamo nell'ultima solina ed entriamo nel punto, nell'ultima asolina che abbiamo qui. Entriamo, agganciamo e portiamo fuori e chiudiamo assieme. Questo punto che fa parte dell'angolo è il primo punto che fa parte dell'angolo, lo segniamo. Facciamo il secondo punto sempre nello stesso punto, quindi rientriamo nello stesso punto, agganciamo e portiamo fuori. Abbiamo 3 asole e li chiudiamo assieme e anche questo punto lo segniamo. Rifacciamo lo stesso punto sempre nello stesso punto, rientriamo e portiamo fuori e sono 3 asole che abbiamo sull'uncinetto e li chiudiamo assieme. Anche questo punto lo segniamo, così sappiamo che abbiamo questo aumento che è di 4 punti nello stesso punto. Quindi facciamo l'ultimo perché ne abbiamo fatti 3 e facciamo l'ultimo e rientriamo nuovamente nello stesso punto e abbiamo 4 punti sullo stesso punto per fare l'angolo e lo segniamo. Quindi abbiamo 4 punti, 1, 2, 3 e 4. Adesso ci troviamo in quest'altro lato, quindi rientriamo nell'ultimo punto, entriamo nel primo punto della riga, entriamo, agganciamo il filo e tiriamo fuori. Adesso rientriamo nel punto, nella solina del punto, entriamo nel prossimo punto e chiudiamo tutto assieme. Nel frattempo andiamo a nascondere l'eccesso sotto, quindi entriamo nel punto di base e tiriamo fuori 3 asole e faremo così fino alla fine della riga. Siamo nell'ultimo punto, come vedete, entriamo nella solina qui del punto, vedete? Questa è la solina, entriamo nell'ultimo punto e chiudiamo tutto assieme. Adesso questo lo possiamo anche tagliare a posto. Rientriamo nella solina ed entriamo in questo punto, vedete, in questo punto qua. Questo non è altro che la catenella che abbiamo lasciato all'inizio, quindi entriamo solo in questa solina, ve lo faccio rivedere, questo è il punto, entriamo solo in una solina, così entriamo e portiamo fuori il filo. Abbiamo 3 asole sull'uncinetto, quindi da qui comincia l'angolo ed è il primo punto che abbiamo fatto per fare l'angolo e lo segniamo e lo facciamo per
4 volte come abbiamo fatto da questo lato. Questo per ora non lo calcolate, questo con il marcapunti rosso. Facciamo 4 punti nello stesso punto, quindi rientriamo, entriamo nella solina e facciamo il punto e lo segniamo, e sono 2. Entriamo nella solina e facciamo il punto, sono 3. Rientriamo nello stesso punto, facciamo l'ultimo punto, che non è altro che un aumento di 4 punti nello stesso punto, e lo segniamo. Tolgo il marcapunti rosso, che è il mio segno, che è l'inizio del giro, il marcapunti rosso, entro nella solina del punto, l'ultima che abbiamo qui, entriamo dove che c'era il marcapunti, così, e portiamo fuori e chiudiamo il punto e lo segniamo con quello rosso. Questo marcapunti mi fa capire che è l'inizio del giro. Questi 4 sono l'angolo, i 4 aumenti, e questo significa che ho iniziato il secondo giro. E andiamo a lavorare sempre allo stesso modo, prendendo la solina ed entrando nel prossimo punto. Quando entriamo nel prossimo punto dobbiamo prendere anche questa solina che c'è dietro. Non dobbiamo entrare prendendo solo le 2 asoline del punto, ma dobbiamo prendere anche questa solina. Così sono 3. Esco, ci sono 3 punti, 3 asole sull'uncinetto, e le esco assieme, così. E vado a fare su ogni punto il punto. Adesso arriviamo fino a qui dove c'è il marcapunti. Sono arrivata al marcapunti e faremo gli aumenti su ogni punto dove ci sono i marcapunti, come abbiamo fatto da questo lato. Quindi togliamo il primo marcapunti e facciamo il primo e mettiamo il marcapunti, e il secondo per fare l'aumento nello stesso punto. Ok, togliamo il marcapunto e ripeteremo per tutti i punti, tranne questo rosso che è l'inizio. Questo non c'entra niente con gli aumenti, quindi facciamolo sia qui che qui. Abbiamo fatto anche su quest'angolo, sia nell'uno che nell'altro, gli aumenti. Vedete? 2, 4, 6, 8. Adesso abbiamo finito con la base. In totale sono 32 punti totali. Adesso vi do la misura, vi dico quanto misura: 13 per 5 centimetri. Adesso togliamo tutti i marcapunti. Adesso che la base è pronta, dividiamola a metà per altezza, ed è qui la metà, quindi mettiamo un marcapunti. Questi sono i punti dove andranno fatti gli aumenti, e anche da questo lato, quindi lo mettiamo qui.
Adesso andiamo a chiudere la base perché ci occorre solo questi 2 giri per la base. Quindi che cosa facciamo? Alziamo l'asola che abbiamo sull'uncinetto, togliamo il marcapunti che abbiamo messo all'inizio del giro, andiamo dietro, prendiamo l'asolina che c'è dietro e prendiamo tutte e tre, sia l'asolina che c'è dietro che il punto, così agganciamo il filo in questo modo e lo portiamo dietro, così. Adesso usciamo l'uncinetto e sempre da dietro entriamo dentro i 2 fili, vedete? E facciamo così. Giriamo in questo modo, ve lo faccio rivedere. Entriamo a metà del filo e facciamo così. Prendiamo l'asola che c'è dietro, in questo modo, così, agganciamo il filo e usciamo il primo punto, così. Adesso rientriamo nel punto, vedete, qui c'è la V ed entriamo solo nella solina di sinistra, così, ed entriamo in costa prendendo i 2 punti, sia la costa che il punto dietro. E facciamo il primo punto che andiamo a segnare. Ok, adesso rientriamo nel punto, nella solina, come già abbiamo fatto, e in costa prendiamo i 2 punti e facciamo il punto. Abbiamo 3 asole e le usciamo assieme. E faremo così finché non arriviamo al marcapunti. Facciamo il mezzo giro. Siamo arrivati al marcapunti, ho fatto il mezzo giro, sono arrivata al marcapunti, tolgo il marcapunti, entro sempre nella solina del punto e faccio il punto. In questo punto dobbiamo fare un aumento, quindi rientriamo nell'asola e nel punto e facciamo l'aumento, cioè 2 punti nello stesso punto, e segniamo l'ultimo punto che abbiamo fatto, non il primo dell'aumento ma il secondo, così. Adesso facciamo l'altro mezzo giro e facciamo un punto su ogni punto in costa. Ok, arriviamo al marcapunti. Siamo nell'altro marcapunti, vedete? Togliamo il marcapunti, entriamo nella solina e facciamo un aumento, 1 e 2 nello stesso punto e il secondo lo segniamo. Adesso arriviamo qui, facciamo altri 2 punti. Ho fatto gli altri 2 punti e sono a fine giro. Adesso togliamo il marcapunti, andiamo nella solina dell'ultimo punto e andiamo nel punto dove c'era il marcapunti, così, e abbiamo 3 asole sull'uncinetto e facciamo il punto e mettiamo sempre il marcapunti perché qua inizia il giro. Adesso andiamo nell'ultima asola e prendiamo il punto, non dimentichiamo a prendere sempre quello, la solina che c'è dietro, vedete sono 3 le asole che abbiamo sull'uncinetto e lo usciamo e facciamo il punto, li usciamo assieme, continueremo così finché non arriviamo al marcapunti. Faremo sempre lo stesso punto fino a qui. Siamo nel marcapunti, lo togliamo e facciamo l'aumento.
questo è il primo e nello stesso punto ne facciamo un altro ed è il secondo lo segniamo. Adesso continueremo finché non arriviamo al prossimo marcapunti. Adesso che siamo nel marcapunti lo togliamo e facciamo l'aumento nello stesso punto, 1 e 2 e lo segniamo. Adesso arriviamo all'inizio giro, alla fine del giro, scusate. Siamo alla fine del giro, togliamo il marcapunti, prendiamo l'asola, entriamo, 3 asole, chiudiamole assieme e mettiamo il marcapunti. Da questo punto in poi lavoreremo a spirale finché non arriviamo a un 17 cm di altezza, circa 17 cm circa. Non dimenticate di aumentare in questi punti, aumentiamo sempre dove ci sono i marcapunti e arriviamo a 17 cm di altezza, sempre a spirale. Sono alla fine dei miei giri, ho fatto 15 giri in totale e in altezza misura 16 cm. Non sono arrivata a 17 perché veniva troppo alta, perché ancora dobbiamo andare a mettere i manici e quindi ci sarà un altro giro da fare, poi veniva troppo alta, quindi mi sono fermata a 16 centimetri. Ho fatto l'ultimo aumento, l'aumento da questo lato e da questo lato e sono nell'ultimo punto a fine giro. Adesso dobbiamo andare ad inserire i manici forma D. Però prima di inserire i manici dobbiamo dividere la borsa e prendere la misura dove andarla ad inserire. E non solo, ma nel manico a forma D dobbiamo inserire delle perle di legno. Facciamo una piccola decorazione nei manici. Vediamo come fare. Ecco i manici, come vi avevo detto, ho inserito le perline in legno. Vedete? Vediamo come inserirle. E allora mettiamoci così, è un po', diciamo, ma ci vuole un po' di forza per metterli. Prepariamo la perlina, vedete, ha un foro molto grande, non è piccolo, se no non entra. Vi do pure la misura del manico che è di 13 centimetri e facciamo così, spingiamo, vedete che qua è a metà, è unito, dobbiamo spingere ed inserire la perlina così ad uno con tranquillità, senza farci male. Spingiamo con le dita ed inseriamo. In totale io ne ho messo 16 perline, poi dipende dalla misura che prendete voi. Poi in descrizione troverete la misura delle mie perline in legno. Ok, continuiamo ad inserire le 16 perline. Abbiamo inserito le perline in legno, adesso andiamola ad inserire nella borsetta. Adesso dividiamo la borsa per vedere dove andare ad inserire i manici. Io che cosa ho fatto? Ho messo dei segnapunti. Questi di qua, sia questo rosa che questo bianco, sono dove ci sono segnati gli aumenti, ancora non li ho tolti. Questo rosso è la fine del giro. Invece questi arancioni che ho messo adesso vanno a dividere la borsa a metà, cioè una metà e l'altra metà.
ho contato i punti, che sono 30, e ho fatto la metà di 30, 15 da questo lato e 15 da quest'altro lato. Adesso che faccio? Prendo il manico e lo metto nella metà, vedete dove c'è la metà anche del manico, così, e conto quanti punti ci vogliono per inserire il manico. Quindi quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e mettiamo un marcapunti. Lo mettiamo qui, vuol dire che da qui dobbiamo cominciare ad inserire il manico, e 6 li inseriamo da questo lato senza contare quello che ho segnato. Vedete, questo è segnato e non lo conto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Anche da questo lato 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e metto un marcapunti. E questo lo tolgo perché non mi serve più. Il manico verrà messo agganciato con i punti da questo punto a questo punto. Facciamo la stessa conta dall'altro lato e poi andiamo ad inserire i manici. Ho segnato anche l'altro manico, ho contato i punti e l'ho segnato. Adesso togliamo gli arancioni, segniamo punti arancioni perché non ci serve più sapere la metà, ormai abbiamo visto dove vengono i manici. Lasciamo soltanto quelli degli aumenti, perché anche in quest'ultimo giro dobbiamo fare gli aumenti, e quello dell'inizio giro. Quindi adesso che cosa facciamo? Continueremo a lavorare a spirale. Andiamo avanti finché non arriviamo al marcapunti dove dobbiamo andare ad inserire il manico. Questo è l'inizio e lo segniamo sempre, e lavoreremo fino al marcapunti. Adesso che siamo arrivati al marcapunti, togliamo il marcapunti, prendiamo il manico così, aggiustiamo le perline e lo mettiamo dentro la borsa in questo modo. Andiamo sulla solina del punto, prendiamo il punto in tutte e tre le asole, non lo dimentichiamo mai, e agganciamo il filo così, in questo modo, e usciamo il punto tutte e tre assieme. E adesso continueremo così finché non arriviamo, mettiamo in linea il filato, ok, e andiamo a fare il prossimo punto così. Arriviamo al marcapunti, sono nell'ultimo marcapunti, lo togliamo, siamo nella solina, vedete qui del punto, entriamo e facciamo il punto. Adesso continueremo senza prendere più il manico, lavoreremo senza agganciare il manico, quindi continueremo a lavorare su ogni punto finché non arriviamo al marcapunti dove dobbiamo fare l'aumento.
Qui è un po' più difficile perché c'è il manico. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, adesso qui faremo l'aumento. 1 e nello stesso punto un altro. Ok, ecco qua. Adesso facciamo tutto il giro e facciamo quello che abbiamo fatto con il manico. Mettiamo il manico, lo agganciamo alla borsetta, arriviamo qui, facciamo l'aumento e ci vediamo a fine giro. Ho agganciato anche l'altro manico, come vedete, e giriamo. Siamo arrivati a fine giro. Facciamo l'ultimo punto, togliamo il marcapunti, agganciamo la solina, entriamo nel punto e chiudiamo tutte e tre le asole. A questo punto dobbiamo fare un giro di punti bassissimi su tutto il giro per completare il lavoro. Quindi alziamo l'asola che abbiamo sull'uncinetto, saltiamo questo punto, vedete questo? Lo saltiamo, entriamo con l'uncinetto nel secondo punto da dietro e agganciamo il filato e lo portiamo dietro, così. Adesso entriamo nella solina che si è formata qui, agganciamo il filo, la solina che c'è dietro e tiriamo, così diventa più piccolino l'asola e usciamo il filato, vedete? Entriamo nel secondo punto e facciamo il punto bassissimo. A questo ci dovete stare attenti perché è molto importante questo passaggio. Se volete ve lo rifaccio. Quindi abbiamo l'asola che abbiamo alzato, entriamo nel secondo punto, entriamo qui, agganciamo l'asola così in questo modo e lo portiamo indietro. Adesso tiriamo un po', così si accorcia l'asola, usciamo l'uncinetto, entriamo nell'asola che si è formata qui e agganciamo la solina dietro in questo modo e tiriamo un po', così si aggiusta il punto. Usciamo e abbiamo il punto per poter proseguire con il punto bassissimo, così, e questo è il primo punto bassissimo e mettiamo un segnapunti così sappiamo che inizia da qui il punto bassissimo. Continueremo su ogni punto a fare punti bassissimi. Siamo nel manico, così, aggancio il manico, vedete? Prendo anche il filo dietro il manico così e aggancio e porto fuori in questo modo. E adesso su ogni punto
Arrivato a questo punto, sempre il filato dietro il manico, saltiamo il manico e lo mettiamo così, in questo modo. Adesso facciamo tutto il giro. Ho fatto tutto il giro, sono nell'ultimo punto, giro di punti bassissimi, sono nell'ultimo e qua c'è il primo punto che abbiamo segnato. Adesso ho tagliato, usciamo il filo, prendiamo un ago, ok, andiamo, togliamo il marcapunti, così, ed entriamo in questo modo nel primo punto, vedete, entriamo così ed usciamo. Adesso rientriamo nell'ultimo punto che abbiamo fatto, così, sempre in costa, in questo modo. Adesso entriamo nei due punti che ci sono sopra e usciamo dietro e la chiusura invisibile è fatta. Adesso non ci rimane altro che andare a nascondere l'eccesso nella trama del lavoro dietro e poi sigilliamo con l'accendino. Adesso andiamo a mettere la chiusura, che è questa. Andiamo a mettere la chiusura così, in questo modo. Vediamo come metterla. Ok, ho stabilito qual è il davanti e il dietro della borsa, stabilitelo voi, dove vi piace di più. E poi andiamo a vedere dove centrare la chiusura al centro del manico. Quindi ho lasciato 6, ho contato 6 punti e 6 punti. Adesso la metto così e così ci metto 2 pinzette così non si muove. In questo modo andiamo a vedere dove va a finire. Ok, ci siamo. Diciamo che ci siamo. Ok, andiamo a cucire. Io ho questo tipo di chiusura, poi voi potete mettere qualsiasi altra fibbia chiusura voi volete, potete farla pure a uncinetto, dico. Io ho deciso di metterci questa, gliela potete mettere anche più piccolina e andrò a cucire dove ci sono questi fori. Andrò a cucire con il filo trasparente. Adesso che ho cucito dietro, prendiamo la misura dove dovrò inserire questo qua, così lo mettiamo diritto, in questo modo prendiamo un segno così e vado a togliere questo, così, in questo modo. Adesso vado al centro, vedete, cerco di metterlo al centro e cerco il metodo giusto per poterlo inserire. Vedete, qua è al centro. Tolgo questo, vado dietro, faccio uscire le alette della chiusura, così, in questo modo. Non so se si vede, vedete qui. Ok, adesso vado a mettere questo
che fermerà la chiusura. Chiudo un po', se no non entra, non è facile farvi vedere. Ok, l'ho messa, vedete? Vi faccio vedere meglio. In questo modo. Adesso con una pinza vado a chiudere le alette. Ecco, ci sono riuscita, ci vuole un bel po' di forza che a me manca nelle mani. Ok, adesso vediamo se chiude perfettamente. Perfetta. Eccola qui, io andrò a foderarla perché ho una stoffa bellissima che è questa. Non la faccio io, ma la faccio fare perché nel cucito non sono bravissima, quindi la farà la mia mamma che è sarta e poi ve la farò vedere foderata. La borsa è venuta stupenda, voi potete anche non foderarla, lasciarla così perché il filato è abbastanza, il punto è abbastanza fitto e quindi non ha neanche bisogno di essere foderata volendo, però se volete foderarla io preferisco foderata per dargli un tocco in più. La nostra borsa è pronta, questo è il nostro progetto passo a passo di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto. Grazie per essere rimasti fino alla fine. Un abbraccio da Anna e il busino di Anna. Ci vediamo al prossimo progetto. Ciao ciao!